Buenos dias, mi trovo molto a sud nel Laos, a una manciata di chilometri dal confine con la Cambogia, e questa notte ho dormito, penso, nel più bel albergo di questa vacanza, il Pon Arena Hotel, affacciato proprio direttamente sul Mekong River. La struttura è veramente bella, siamo nel nulla, veramente nel nulla, abbiamo guidato per 3 ore e mezza da Paxe e siamo arrivati qui intorno non c'è praticamente niente, siamo sull'isola grande, il tour delle 4000 isole è partito e adesso vado a fare la colazione proprio guardando, quasi cadendo nel Mekong River. Dopo un breve tragitto dall'albergo siamo arrivati alla cascata Kon Pha-Pheng, considerate le Niagara del sud-est asiatico. Ora, a Niagara io sono stato, andiamo e vediamo se sono minimamente paragonabili. C'è molto rumore, non so se si sentirà molto bene. Non le definirei proprio cascate del Niagara, ma sono comunque impressionanti, come vedete. Sono formate, come avevo già detto, dal fiume Mekong. I pescatori posizionano le loro reti in questa zona anche prima della cascata per pescare. Siamo lontani dalla prima isola appunto che ho visitato, la più grande, Dong Khon, che conta 5.000 abitanti. Le persone in questa regione vivono prevalentemente di agricoltura e pesca. Adesso, terminata la visita alle cascate, andremo verso l'albergo. Nel pomeriggio ci sarà un giro in bicicletta per visitare un villaggio. Siamo appena arrivati a Banna Khassan, un piccolo villaggio di pescatori. Adesso una barca mi porterà in 15 minuti sull'isola dove alloggerò questa sera e subito dopo cominceremo con il giro in bicicletta. Sono appena giunto a Little Eden, il mio albergo per stasera, piccolo paradiso. Le montagne che vedete là in fondo fanno parte già della Cambogia, siamo praticamente sul confine. Rieccoci con la nostra bella bicicletta cinese monomarcia. Il tracciato però sembra tranquillo, quindi niente salite importanti. Stiamo andando a visitare 2 cascate, tra cui quella definita la cascata del diavolo, l'IP. Dovremmo arrivare più o meno in 30 minuti da qua. Aspettate che tendo l'equilibrio, se mi ammazzo. Bello, carino, molto caratteristico. L'albergo non ha corrente, speriamo che entro stasera la sistemino, altrimenti niente acqua. Wow, scusate, piccolo ponticello sconnesso. L'albergo non ha corrente, quindi speriamo che entro stasera lo sistemino, altrimenti niente acqua, né calda né fredda né luce. A dopo. Approfitto per fare una piccola correzione a quanto ho detto, ho pronunciato male il nome. La notte scorsa non ho dormito a Dong Khon, Don tra parentesi significa isola, ma ho dormito a Dong Khon. Dong Khon è l'isola più piccola ed è questa qui, mentre il mio albergo di questa notte si trova a Don Det, quindi quest'altra isola poco più sopra. E questa cartina mi aiuta almeno a spiegare un attimino dove siamo di casa. Vi do il benvenuto alla cascata Lipi, la cascata del diavolo. Oggi ho seri problemi di comunicazione con la mia guida, perché io capisco il 30% delle cose che mi dice e lui capisce il 50% delle cose che gli chiedo, quindi comunicazione efficace. Ragazzi, quelle biciclette, vi giuro, prendi un sasso male è come schiantarsi a 100 all'ora contro un muro. Aver fatto 7 km per arrivare fino a qui è come averne fatti 50 in mountain bike. Bene, cascata del diavolo, il Mekong, che è sempre il nostro solito fiume, durante la stagione delle piogge arriva fino a dove sono io. Adesso vedete il livello è molto più basso. Cascata del diavolo perché venivano posizionate delle trappole per pesci
che finivano appunto al loro interno attraverso la corrente, fatte in bambù, e durante gli scontri che ci sono stati con i francesi e ancora prima fra le varie nazioni in passato, dei cadaveri vi sono finiti all'interno, vi finivano all'interno regolarmente, quindi da qui è venuto il nome Cascata del Diavolo. Il mio pranzo di oggi prevede anatra al curry con patate dolci speziate. Buon appetito! Buenos dias. Siamo sulla strada per Paxe, abbiamo lasciato le 4000 isole. Domani alle 13 ho il volo che mi porterà in Cambogia, l'ultimo dei 3 paesi che vado appunto a visitare durante questo viaggio. Oggi vedremo ancora un paio di cascate e che figata, cascate ancora. Dopo quelle di ieri e quelle di oggi, fra un po' ne avrò fino qui di cascate, però dai, buttiamoci e siamo positivi. 400 km di macchina in tutto ancora, per oggi dovremo essere a Paxe verso le 5-6 di sera. C'è un casino assurdo, scusate, ci vediamo più tardi. La cascata alle mie spalle si chiama Pasuan. Questo fiume non è il Mekong, ma si immette poi più avanti appunto nel fiume appena citato, Mekong. Eccoci al Ban Kiang Tatsung, è un villaggio di una minoranza locale. Tutte queste persone in origine sono venute dal sud del Vietnam e dalla Cambogia. Quella che c'è qui è la cosiddetta casa spirituale. Una volta l'anno sacrificano un bufalo per quello che è, diciamo, una divinità superiore in cui credono, e si ritrovano tutti a fare festa e a mangiare qui. Questa struttura è stata rinnovata nel 2011 grazie a dei finanziamenti dell'Asian Development Bank. Attorno abbiamo le loro abitazioni. Questo alle mie spalle è il deposito dove tengono riso e caffè, mentre poco più avanti qua abbiamo le scorte di legno per la stagione appunto delle piogge e che viene utilizzato per cucinare. Come altre comunità che ho trovato durante appunto il mio viaggio, anche loro vivono prevalentemente di agricoltura e di allevamento. Abbiamo delle capre, abbiamo delle galline, dei tacchini e dei suini. Vengono venduti al mercato e grazie a questi fondi possono continuare appunto la loro vita. Ha iniziato a piovigginare un pochettino, ma niente di grave. Allora, cascata Talo, le cui acque si riversano poi nel fiume Sedong che scorre a Paxe, città dove appunto stasera dormirò. Più semplice rispetto a quelle di ieri, però anche questa fa la sua bella figura. Ora preparatevi ad assistere a una tonnellata di amore e coccolosità. Guardate un po' che cosa ho qui davanti. Sono qui al lodge vicino alle cascate che abbiamo appena visto, non sono in un'area particolarmente protetta, sono prevalentemente utilizzati per i turisti come attrazione o per fare appunto le cavalcate. Ok, siamo sempre più vicini a Paxe, l'idea era di vedere ancora un paio di cascate, ma con una piccola scusa gli ho detto ascolta, vorrei vedere un attimino la città perché ci sono solo atterrato e domani riparto. Sinceramente vedere la sesta e la settima cascata non ce la potevo fare. Adesso siamo una piccola azienda produttrice di tè, caffè e frutto della passione. Questo è l'albero del frutto della passione, vedete qui appunto i vari frutti. E adesso mi stava spiegando un attimino come produrre gli altri prodotti appena citati. Questo è un chicco di caffè della qualità arabica, alle mie spalle la pianta che arriva a crescere fino a 2,5 metri e vedete appunto i vari semini verdi, questi non sono ancora pronti, questo invece color rosso è quello effettivamente pronto per essere raccolto. Ecco qua.
questa come detto è qualità arabica. Questa alle mie spalle è la pianta da tè. Qui praticamente vengono prodotte diverse qualità di tè all'interno dell'azienda, il tè giallo, il tè nero, il tè verde, il tè bianco. Per produrre il tè bianco viene utilizzato solo il piccolo germoglio diciamo sulla sommità di ogni rametto, quindi essendo comunque molto pochi va da sé che rispetto alle altre qualità sia nettamente più costoso. Campasa Grand Hotel di Pax, beh direi che per una notte si può anche fare, possiamo anche, alla faccia della crisi. Stanza all'8° piano, vista su poco niente, però dall'altra parte, dalla zona degli ascensori, la vista sul fiume Mekong è veramente bella. Sono riuscito a fare anche una foto al tramonto. Allora, domani volo per la Cambogia. Adesso vado a fare 2 passi, se riesco a comprare le ultime cose e poi vedo di mangiare qualcosa fuori. Buonanotte! Passaporto rosso crociato alla mano, mi trovo sulla pista dell'aeroporto di Paxe, il volo verso Siem Reap in Cambogia durerà più o meno un'oretta e mi porterà all'ultima vera e propria destinazione che non vedo l'ora di visitare, i templi di Angkor. Imbarchiamoci e via ancora con un volo. Volo tranquillissimo, sono appena atterrato a Siem Reap, sto percorrendo il Sivata Boulevard con il mio potente mezzo, come vedete, un mezzo tuk-tuk, un rimorchio o qualcosa, con un sedile, e il mio albergo si trova nella zona di Pub Street dell'Old Market, quindi una volta lasciata la valigia andrò a fare un giro sia adesso che stasera, che dovrebbe essere piuttosto animato. E se tutto va bene stasera, ragazzi e ragazze, è giunto il momento, proverò finalmente i miei benedetti serpenti. Devo provarli e se trovo qualcosa di ancora più strano, ben venga. Oggi è il giorno, perché se non è oggi, fra poco torno a casa e buonanotte. A dopo. Ecco la mia cameretta alla Villa Sok San qui a Siem Reap. Mi rinfresco e ci buttiamo subito per strada. Appena attraversata la strada, eccomi nella Pub Street. Qui di sicuro la sera non ci si annoia. È pieno di locali, ristoranti, si può veramente trovare di tutto qui. Adesso è ancora abbastanza tranquillo, la maggior parte delle persone che ci sono tassisti che chiedono se qualcuno abbia bisogno di un tuk-tuk o meno. Però stasera sono sicuro che sarà così. Ok ragazzi, speravo passasse ancora un po' di tempo fino a stasera, ma mi sa che li abbiamo trovati. Ora inquadriamo quello di cui stavo parlando poco fa. Ragazzi, ci siamo, come nella foto che avevo trovato su Google. Ecco un bel serpente d'acqua bello cotto sullo spiedo. Stiamo per provarlo e sono contento di farlo alla luce del sole, così almeno si vede tutto. Le signore qui dietro vogliono farmi la fotografia. Ok ladies, are you ready? First bite. Oh, it's tough. Really tender. No. Oh, it's really tough. Oh dear. Yum. Tastes like chicken. Buono. Pork. It's very good. Have some. Are you from Italy? What? Italy? Italian? I am. Ah. Yeah, you know what you're talking about. We are not afraid of anything in Italy. Food especially. Recensione a metà del serpente. Duro di bestia. Avete presente quando il pane lo fate veramente stracuocere che diventa secchissimo? È uguale, ma il gusto non è male. Stavo puntando gli amici qua, magari li proviamo tutti, giusto per fare il triplete, come l'Inter: scorpione, ragno e serpente. Triplete. Poi stasera ci siamo tolti il dente e andiamo a mangiare una roba cristiana. Ragazzi, siamo al secondo. Non chiedo da dove venga, che cacchio di ragno sia, però sappiamo che è un ragno. Vai, go. Tutti qui che sono qui in attesa di vedermi mangiarlo.
Ragazzi, mi dovete fare una statua. Guardate che sto mangiando, guardate che sto riprendendo per voi. E poi finiamo in bellezza con lo scorpioncino. E dopo le zampette ci papiamo in un sol morso quello che resta. Wanna try? Oh no! Just a little bite. She's a vegan, so it won't work. Oh, that's an excuse. That's a nice excuse. That doesn't count as meat. What does it taste like? A chip? A chip. Yeah. Trust me. I don't trust you. I'll buy you a beer if I'm kidding. You try, and if it doesn't, No, I'm not. No, no, it can't taste pretty. like a Wanna chip. see me eating that? Go on, put it in. Go on. You're a brave man. Which better? Snake? The spider. Spider? Yeah. Like Chip. chip? Yes. E un triplete non si può chiamare triplete se non abbiamo anche lui. Devo essere totalmente rincoglionito oggi, non so, ho questa euforia dell'essere appena arrivato qui che mi sta facendo andare fuori di matto. Dopo mi bevo 3 birre per fare la lavanda gastrica. Sa che proviamo questo qui, va? Croccantino, come un biscottino. Ragazzi, dovete provare, venite qui, fate veramente, provatelo. Ragazzi, ultimo bocconcino, abbiamo mangiato le chele, abbiamo mangiato la coda e adesso ci papiamo il resto. Un morsichino. Tutti che guardano seduti e ridono nei bar accanto, fanno video, siamo dei protagonisti qua. Ragazzi, dopo l'esperienza del ragno, dello scorpione e del serpente, mi sto facendo la lavanda gastrica con una bella Angkor, una stout beer cambogiana, e mi sto gustando una bistecca di coccodrillo. Voilà, quartetto, così le abbiamo fatte tutte. Posso tornare a casa soddisfatto. Mamma, butta la pasta, sto per tornare. Ok everybody, I'm here with Mark from Germany. Today he didn't want to have a spider, but right now after 4 beers, he wants to have a spider and share it with me. Let's go for the spider. They say it's not a good idea, right? Just say, hey, No. I'm Cambodian. I know what a spider is. You know what? But after 4 beers, we're not listening. We just go for it. Let's go, my friend Mark. You know To the death! Yes! Go for it! Like chips, no? Like chips, like I said today. Go! You're trembling, you're trembling! Lecker! Dunque, siamo appena giunti all'interno del complesso dei templi di Angkor. Quella che vedete alle mie spalle è la porta d'ingresso per Angkor Wat, il tempio un po' più conosciuto se vogliamo, ma adesso andiamo a visitare prima Angkor Thom. Angkor significa città, Wat significa tempio, mentre Thom significa grande. Angkor Wat è stato costruito nell'XI secolo, è un tempio induista ed è stato creato grazie all'utilizzo di oltre 4.000 elefanti che trascinavano le pietre e più di 10.000 persone vi hanno lavorato. Angkor Thom invece è stato costruito nel XIII secolo ed è un tempio buddista. Ho appena ritirato il mio biglietto valido per la giornata che mi permette di vedere tutti i templi. Mi hanno scattato una fotografia allo sportello, io pensavo venisse utilizzata per i loro archivi, invece viene proprio stampata sul biglietto e ad averlo saputo avrei fatto anche un mezzo sorriso. Bene, ora procediamo verso Angkor Thom. Sono le porte di Angkor Thom, come appena detto, appunto il città grande. La sua costruzione è durata 38 anni
e originariamente contava 54 torri, su ciascuna di esse 4 facce sorridenti, e lungo la struttura, lungo il perimetro, si possono notare le statue del Naga, appunto questa creatura simile al serpente, e ci sono 7 facce. Non c'è coda perché l'idea era, come per l'arcobaleno, di non avere né capo né coda, quindi 7 colori dell'arcobaleno, 7 facce di Naga ma senza coda. What's nice view from here? Vediamo qui delle piccole amiche affamate che stanno cercando di rubare delle banane da un sacchetto appeso su una motocicletta. Ci stiamo avvicinando al tempio Bapun e non potrei offrirvi ripresa più tipica e locale. Guardate chi abbiamo davanti. Anche questo tempio è costruito su 3 livelli che rappresentano rispettivamente l'inferno, la terra e il paradiso. Adesso saliamo lungo la scala principale ed entriamo. Questa è una delle porte del tempio, come vedete assolutamente improponibile per una persona di 1,80 m, ma all'epoca erano tutti molto piccini, quindi si passava comodamente senza chinarsi. Scalini, tanti scalini, anche oggi, e con una pendenza abominevole. Questo è il sentiero che abbiamo percorso per arrivare fino qui, siamo al 3° livello, più in alto non si può andare. Ragazzi, vi giuro, non voglio più vedere scale per un po', neanche in fotografia. Questa è la piscina che veniva utilizzata dal re per nuotare durante la visita annuale o le 2 visite annuali che faceva al tempio. Poco più distante, una piscina più piccola, è quella appunto che veniva utilizzata dalla regina. Le persone normali, i comuni cittadini, non potevano nuotare, ma potevano utilizzare l'acqua per lavare i corpi dei defunti prima di bruciarli, oppure c'era chi anche prendeva l'acqua per fare del tè. Che buona, dopo che il re ci aveva nuotato dentro, che buon gusto il tè. Però vabbè, procediamo. Questa stanza viene utilizzata come luogo per esprimere un desiderio di buona fortuna, di buon auspicio, e poi ci si batte sul petto e il rimbombo dovrebbe raggiungere il cielo. Se sentite, ci sono altre persone che lo stanno facendo. Funziona solo sbattendosi sul petto, chiaramente colpendo altre parti del corpo non funziona. Poi ci sono i cinesi che fanno i deficienti e vabbè. Mi trovo al tempio Taprum. In questo tempio, come anche in Angkor Wat, è stato girato Tomb Raider con quella bonazza che è Angelina Jolie, e in una scena del film lei passa proprio in questa porta. Guardate appunto la stranezza di questo albero. Pero entonces esa es una nalga y esta es otra. Claro. Ah, yo pensé que estaba de perfil. Pranzetto veloce tra un tempio e l'altro. La guida mi ha consigliato di mangiare questa zuppa di pesce servita dentro la noce di cocco e a côté del riso. Eccezionale, ragazzi, non ho ancora provato una roba che non mi piace. Tutto saporitissimo, tutto saporitissimo. 35 km fuori Siem Reap abbiamo il Bante Srai, questo tempio che letteralmente significa tempio delle donne. La pietra è differente rispetto a quella utilizzata per quello di Angkor, l'Angkor Wat, e questo tempio è stato realizzato nel IX secolo, quindi ancora prima rispetto a quelli che abbiamo appena visto. You can see the elephant's 3 head and a god standing at top. Ok, sono arrivato al pezzo forte, al tempio più grande fra tutti quelli che visitiamo oggi, Angkor Wat, quello a cui tenevo di più. Tempio induista, come già detto, costruito nell'XI secolo, contava 12 torri, adesso soltanto 5 se ne possono vedere, le altre sono crollate. Il tempio è dedicato al dio Vishnu. Ora entriamo, la visita prenderà più o meno un paio d'ore. La strada che abbiamo percorso per venire fino qui era dedicata soltanto al re e alla regina, venivano in elefante. Come vedete qua non c'è nessuna scala, infatti questa entrata, utilizzata solo da loro, poteva essere accessibile soltanto attraverso l'elefante.
Il resto delle persone veniva dai lati, quindi da quell'angolo o da quell'angolo. Sono arrivato al terzo livello, il punto più alto. Se mi vedete abbastanza abbattuto è perché c'è un'umidità piuttosto importante. Adesso ridiscendo e sulla parte frontale ci dovrebbe essere il famoso bacino d'acqua dove si riflette tutto il tempio e farò una ripresa da lì. «8 novembre 2017. Il mio viaggio in Indocina si chiude qui. Sono tornato all'aeroporto di Siem Reap, il mio volo partirà fra poche ore. Tengo i saluti e le conclusioni finali per il mio scalo a Bangkok, visto che dovrò restare quasi 2 ore e 40 minuti. Ho tempo di pensarci nel frattempo. Sono appena atterrato all'aeroporto di Bangkok, fra 12 ore la mia vacanza si potrà dire ufficialmente chiusa col mio arrivo a Milano. Durante questo viaggio ho avuto modo di vedere 3 paesi meravigliosi, il Vietnam, il Laos e la Cambogia, la cosiddetta Indocina. Hanno veramente un sacco da offrire, quello che pesa un po' è l'apparato politico e burocratico, nonché l'alto livello di corruzione. Se si legge il Corruption Perception Index Report, che viene pubblicato regolarmente, si vedrà come questi paesi figurino nella parte bassa della classifica, il che non è un bene. Ho avuto modo di vedere persone fantastiche, di conoscere appunto persone provenienti da ogni parte del mondo. Quello che mi hanno chiesto in tanti è: perché viaggi da solo? Perché hai viaggiato da solo? Vi posso garantire che fino all'inizio di quest'anno non avrei mai pensato di fare così tante esperienze nuove, e viaggiando da solo hai veramente la possibilità di buttarti in situazioni che con altre persone non avresti modo di vivere. Quindi, secondo il mio modesto parere, fatelo, viaggiate anche da soli, provatelo, è veramente un'esperienza unica. Mentalmente sto già pianificando il prossimo viaggio, quindi non anticipo nulla, ma ci rivedremo sicuramente presto. Grazie a tutte le persone che avranno avuto la voglia e la pazienza di vedere questo lunghissimo video. Spero che oltre qualche risata abbia dato anche qualche informazione utile, nonché anche qualche stimolo per visitare questi paesi o altri paesi. Io vi ringrazio, vi saluto, mi butto di nuovo sull'aereo, non ne posso più di aerei, ne ho presi veramente troppi. A presto, saluti.